Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che ci alziamo in volo, ci sembra di entrare nel respiro profondo della caldera. Prima di tutto, una piccola anticipazione che scoprirete meglio più avanti nel video. Oggi parleremo anche di un luogo quasi dimenticato, ma che custodisce una storia inquieta e sorprendente, il vulcano di Cigliano. Un punto del territorio che sembra quieto, eppure racconta molto del sistema nascosto dei Campi Flegrei. Restate con noi, perché ciò che abbiamo scoperto merita davvero attenzione. Qui sotto non c'è quiete, non c'è tregua, non c'è pausa. La terra vive, ribolle, riorganizza le sue spinte come farebbe un gigante intrappolato sotto la crosta. I Campi Flegrei continuano a ricordarci che stiamo camminando sopra una struttura che non appartiene al passato, ma che ogni giorno riafferma la propria natura attiva, carica di fluidi, pressione, energia. Il nostro compito è sempre lo stesso: osservare senza sosta, documentare tutto, trasformare i segnali del sottosuolo in parole comprensibili. L'informazione, quando non smette mai di battere, diventa una protezione vera. E già che parliamo di protezione, da oggi abbiamo aperto il nostro Buy Me a Coffee, un piccolo spazio dove chi apprezza il lavoro quotidiano può lasciarci un caffè simbolico. Non è un obbligo, non è una richiesta insistente. È semplicemente un modo per mettere carburante dentro alle nostre giornate, per permetterci di continuare a volare, riprendere, misurare e raccontare quello che accade in un'area che nessun ente monitora con la stessa continuità con cui lo facciamo noi. Il link è in descrizione e nei commenti fissati in alto. Entriamo ora in quello che oggi la caldera ci ha mostrato. Alle 11:08 si è registrata una scossa magnitudo 2 localizzata tra il Monte Nuovo e il lago d'Averno, a circa 3 km di profondità. La zona è quella tipica in cui la caldera cerca sfogo ai suoi eccessi di pressione. Quando l'interno è saturo di gas e fluidi idrotermali, la crosta viene letteralmente spinta a cercare punti più fragili dove rompersi. I movimenti esterni, quelli tangenziali ai bordi del sistema, non sono mai banali. Spesso anticipano fasi di instabilità, l'apertura di nuovi sciami, le vibrazioni che segnano un cambio di equilibrio interno. Le nostre osservazioni, come sempre, sono analisi del presente, non previsioni magiche, nessuna influenza lunare, nessuna teoria fantasiosa, solo dati e logica. Questa mattina siamo stati alla Fumarola Pisciarelli. Le immagini parlano più di qualsiasi frase. La spinta del fango è cresciuta in modo evidente, molto più di ieri. I getti sono così vigorosi che dobbiamo tenerci a distanza di sicurezza e lavorare principalmente con lo zoom. Da 2 giorni le emissioni di vapore sono aumentate senza alcun segno di rallentamento e chi segue la nostra webcam lo sta notando chiaramente. Durante la notte, l'umidità e il freddo impediscono ai vapori di disperdersi. Si formano banchi di nebbia densa, intrisa di gas vulcanici, che resistono fino al mattino. La temperatura della Fumarola oggi misura 102,9 gradi Celsius. Come sempre, vi mostriamo a schermo il grafico con l'andamento degli ultimi giorni. Spostandoci nel cratere Solfatara, la scena non cambia. Tutte le fumarole sono in piena attività. La Bocca Grande continua a mostrare una pressione interna impressionante, con colonne di vapore più alte, più rumorose, più compatte. Ogni getto è un piccolo promemoria di quanto sia dinamico l'intero sistema. Anche le fumarole minori e le pozze di fango hanno incrementato temperatura e vigore, un dato che coincide con quanto pubblicato da INGV. La Bocca Grande oggi segna 179 gradi Celsius e anche questo valore lo troverete nel grafico aggiornato. E ora arriviamo al cuore della nostra storia di oggi, un piccolo gigante quasi dimenticato, un vulcano che pochi conoscono ma che si trova proprio dentro l'area urbana di Pozzuoli. Parliamo della zona vulcanica di Cigliano, una delle tante bocche eruttive che, in epoche antiche, hanno contribuito a costruire il mosaico dei Campi Flegrei. La sua storia comincia migliaia di anni fa, quando esplosioni freato-magmatiche scolpirono il paesaggio in un cratere irregolare, poi modellato dal tempo, dall'erosione e dall'azione degli esseri umani. È un antico edificio vulcanico, quiescente da secoli, che oggi giace quasi nascosto tra abitazioni, terreni, coltivazioni.
Il paradosso è che è abitato sia all'esterno sia all'interno della sua conca. E qui vogliamo aggiungere un dettaglio che spesso sfugge. Cigliano non è un corpo isolato, ma una sorta di finestra geologica su come funziona la caldera. Le antiche pareti del cratere, oggi in parte inghiottite dall'urbanizzazione, mostrano ancora tracce delle esplosioni passate, strati di ceneri e livelli di materiali proiettati in aria durante le fasi più violente. In alcuni punti il terreno conserva minuscoli indizi, come vene di minerali secondari e residui di attività idrotermale antica, segnali che un tempo anche Cigliano respirava gas e fluidi provenienti dagli stessi canali che oggi alimentano Pisciarelli e Solfatara. È un luogo che racconta un capitolo della storia dei Campi Flegrei che non si vede più, ma che continua ad avere un peso nell'interpretazione dei movimenti attuali. Eppure, la sua quiete apparente inganna. Non si parla di eruzioni, ma di un frammento della caldera maggiore, la stessa che continua a sollevarsi, tremare, liberare gas e registrare deformazioni quotidiane. Il Cigliano, come la Solfatara, come il Monte Nuovo, come l'Astroni, è un ingranaggio dentro un sistema molto più vasto. I Campi Flegrei non sono un vulcano soltanto, ma un insieme di oltre 20 edifici eruttivi tra crateri, conche di esplosione e antiche bocche ormai integrate nel tessuto urbano. E Cigliano, con la sua forma irregolare e il passato nascosto sotto i passi dei residenti, è un promemoria silenzioso di quanto sia complessa la macchina che sta sotto di noi. Raccontare questi luoghi significa trasformare la geologia in consapevolezza. E in un territorio che continua a mostrarsi così attivo, la consapevolezza è una forma di difesa. Noi continueremo a volare, misurare, osservare. E chi vorrà sostenere il nostro lavoro, anche con un semplice caffè, ci aiuterà a mantenere questa presenza costante. Un abbraccio da Solfatara News. Restate vigili, restate informati.